Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, ben ritrovati in questo sabato pomeriggio 2 agosto del 2025 con una nuova stanza di bottoni. Ci eravamo lasciati in realtà poche ore fa con l'analisi di quella che era stata un po' l'amichevole del Milan, ovvero Perth Milan finita 0-9 per i rossoneri, ma insomma l'amichevole ha lasciato un po' il tempo che trova, insomma, per un amichevole che aveva diciamo così, un sparring partner non di altissimo livello. L'abbiamo analizzata con mister Emanuele Bottoni, che saluto. Mister, ben ritrovato intanto, ciao. Ciao direttore, ciao a tutti. Saluto te e tutti quelli che in questo momento sono già qui con noi in questo sabato pomeriggio per invece fare un po' il punto della situazione di quello che abbiamo già visto nelle prime amichevoli, soprattutto le prime due ovviamente, con Arsenal e Liverpool, cercando un po' di immaginare quello che succederà nel giro dei prossimi 15 giorni sul mercato, ma soprattutto sul campo, con quello che abbiamo iniziato già a vedere con Massimiliano Allegri, soprattutto in fase difensiva. E tra poco ne parliamo, mister, visto che insomma in realtà gira che ti rigira, tra esattamente 2 settimane siamo in campo per la prima partita ufficiale, sembra lontano magari chissà quanto, ma tra 15 giorni c'è Milan-Bari di Coppa Italia e tra 20 giorni, al termine della terza settimana da oggi, ci sarà già l'inizio della Serie A. Quindi, insomma, bene le prove, bene il mercato, bene quello che volete, ma insomma, si inizia a giocare per davvero tra poco. Mister, prima di tutto ti chiedo un po', facciamo così, per rompere il ghiaccio, un po' al punto della situazione rispetto a quello che hai visto in queste primissime amichevoli, un po' il punto finale della tournée. Diciamo, i primi 100 giorni di Allegri no, perché non sono 100, però diciamo i primi passi che hai visto fare Allegri, nel senso, quando si inizia a lavorare in una maniera nuova, ci sono ovviamente i primi 2 o 3 temi che vanno toccati, non si mette tutta la carne sul fuoco, si va, diciamo così, per step. E ti chiedo un po', secondo te Allegri dove è andato a operare prima di tutto? Sicuramente sulla fase difensiva. Cioè una cosa che onestamente pure io ho sempre prediletto, io sono sempre partito dalla fase difensiva perché è la base su cui costruire una squadra di calcio. Se tu parti dalla fase offensiva, fai belle giocate davanti e poi sei fragile dietro, non hai risolto nulla. Quindi devi prima trovare un equilibrio e una solidità al fine di non prendere gol o comunque di non prenderli facilmente. Poi se ti fanno la giocata, ci sta. E su questo poi costruire la fase offensiva tenendo presente di non scollegarsi e di non perdere la solidità difensiva. Quindi tramite un percorso. Quindi questo che cosa ha portato? Ha portato innanzitutto una convinzione nei giocatori, cioè che hanno sposato questa linea, perché da cosa si vede? Si vede dall'atteggiamento di Leao, di Pulisic, di Okafor, che comunque sono compatti e fanno un'unica blocco difensivo in 25-30 metri con i compagni. Questo qui dimostra ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno, come quello che sottolineavamo sempre, che il calciatore non poteva essere giudicato se ti arrivano in 2 in 3, perché se io affronto un avversario da terzino destro e poi ne arriva un altro in sovrapposizione esterna e un altro in sovrapposizione interna e mi superano e noi insultiamo il terzino nostro, stiamo fuori strada, perché comunque parliamo di giocatori che possono piacere di più o possono piacere di meno, ma sono giocatori che hanno 10 campionati di Serie A alle spalle, non è che arrivi in Serie A se sei completamente uno stordito, no? Quindi poi certo c'è il terzino più forte, quello meno forte, però
comunque la base è che nessuno di loro è assolutamente impresentabile, no? Quindi se tutti costantemente fanno la figuraccia, la fanno per un motivo. Qual era il motivo che noi sottolineiamo sempre? Le scalate. Questo atteggiamento simil aggressivo che prendevamo in campo, cioè di andare a pressare, poi pressavamo fuori tempo. Se tu pressi fuori tempo, l'avversario ti salta. Nel momento in cui l'avversario ti salta, facciamo la dama, no? O gli scacchi, se tu vieni saltato, c'è un altro compagno che deve prendere il tuo posto in quella zona di campo, quindi deve perdere la sua posizione per assumere la tua posizione. Così spieghiamo bene a chi ascolta. Questo comporta che cosa? Uno sfilacciarsi, un perdere le postazioni difensive. Ipotizziamo un fortino, no? Dove ci sono, abbiamo visto tutti i film, quelli col fucile, il fortino, eccetera. Se uno viene abbattuto e un altro deve prendere il posto di quello abbattuto, l'altro diciamo posto difensivo rimane libero e quindi si scatena tutta una serie di cosiddette scalate che provocano un indebolimento della struttura difensiva. Infatti io ho sempre sostenuto, sempre, che la scalata è un qualcosa da evitare. Poi nel calcio c'è la scalata, ma deve essere una mossa quasi disperata, cioè quasi quando non puoi fare altro. Quindi ci siamo inventati, è venuto in mente, dice Allegri, l'antiscalata. L'antiscalata che poi tramite alcune slide che ho preparato cercheremo di spiegare che cos'è l'antiscalata, che non esiste, ma esiste a Radio Direi di Rossonero. andare subito sul campo, visto che siamo tornati a vedere un po' di calcio giocato. Finalmente siamo anche tornati sul campo, mister. E questa è l'amichevole, la seconda amichevole del Milan, quella con il Liverpool. Allora, guardate, cioè questo non è niente di che, è un'azione semplice buttata lì per capire però l'atteggiamento. Guardate come il Milan abbia tutte le coperture, poi c'è qualcosa che va corretto, poi lo vedremo nelle altre slide, però ha tutte le coperture e appunto il fortino è protetto con i soldati, ognuno nel loro gabbiotto. Nessuno si fa abbattere e per cui nessuno deve prendere il posto dell'altro. Quando noi l'anno scorso dicevamo, se Leao non torna, ma non Leao in quanto Leao, nel senso, Leao lo metti centravanti e gli dici non torna, ma se tu giochi 4-2-3-1 e lo metti esterno, purtroppo deve tornare, perché se no gli equilibri saltano. Cosa succede? Che Leao non tornando, l'avversario non aveva sto soldato davanti a sé, non ce l'aveva, quindi aggrediva direttamente l'altro soldato. Qual era l'altro soldato? In questo caso Bartesaghi, no? Oppure Teo Hernandez l'anno scorso. Con la difesa a 4, i difensori centrali erano 2, mancava un altro soldato ancora. Adesso i soldati sono 3 anche dietro, quindi cosa si crea? Si crea che un difensore centrale può andare a sostegno del lato forte di dove, cioè, l'avversario sviluppa l'azione, quindi al lato forte dell'avversario. E vediamo qui per esempio Ciao che è andato a sostegno, Gabbia c'ha l'uomo, Tomori c'ha l'uomo, Saelemaekers c'ha l'uomo, vedete? Quindi anche nel lato debole siamo perfettamente a posto. Perché? Perché in genere sul lato debole si lascia addirittura un uomo libero, invece noi non è necessario farlo. Perché? Perché tutti partecipano. Guardate dove sta Okafor, quindi quell'uomo lì del Liverpool in altri tempi, con Okafor che stava nella porta avversaria, era libero. Guardate dove sta Leao, se Leao fosse stato nella bandierina della porta avversaria, quello lì era libero. Quindi sarebbe uscito Musa, lo vedete, è vero, sarebbe uscito Musa, Ricci in copertura, Loftus non esisteva perché comunque era 2. Spesso questi 2 nemmeno c'erano perché uno dei 2 Renders stava vicino a Okafor che stava nell'area avversaria e quindi si perdeva palla e tutti questi soldati non c'erano. Per cui cosa succede? Se tu stai in questo equilibrio, tu sei più forte difensivamente. Naturalmente torniamo al fatto, ma come Allegri però non ti ha mai entusiasmato? Non è. Allora Allegri è un tipo di allenatore fatto in un modo, altri allenatori sono fatti in un altro modo, quindi
possono prendere la palla lunga alle spalle, no, come ha preso il Liverpool contro di noi, in definitiva. Però hanno un altro tipo di atteggiamento. Lui ha un atteggiamento che parte da questa idea di gioco qui, che intanto io ti metto in condizioni che difficilmente mi puoi fare male. Dicevamo, ciao è andato, vedi, accorciato. Bartesaghi quindi, che aveva lasciato giustamente l'esterno, si lascia quando la palla è centrale, poi quando la palla si sviluppa verso un lato lo vai a prendere a palla servita. Vedi che qua la palla già è partita e Bartesaghi con i tempi giusti va a chiudere questo signore qua, e di conseguenza però c'è pure Leao, no? Qua l'unico che sta un po' fuori, se poi vogliamo fare analisi poi finita la partita col mister per fare qualche correzione, perché ogni volta ci metti qualcosa in più, qua se c'è uno che sta un po' fuori posizione è Loftus-Cheek, ma scemenze, però sì, l'avresti più visto in linea con l'altro mediano con Ricci, esatto, doveva stare più in linea con Ricci. Questo è successo, ecco, guardate qua, vedi perché Loftus ha fatto la linea rossa, Simo? Perché se lui fosse stato già in linea con Ricci, adesso stava lì. E questo del Liverpool, vedi che ti può fare il taglio, questo che viene guardato da Tomori, no? Sì. In realtà si è aperto uno spazio di 15 metri. Esatto. Infatti ho detto, ci sono delle cose, questa vedi, va rivista. Là lo staff, se ce l'ha, se funziona, questa situazione la rivede. Chiaramente Loftus sta più basso, bisogna vedere bene qua. Saelemaekers c'ha l'uomo, sta bene, Tomori lo guarda questo, però se questo fa il taglio lo doveva prendere Loftus, no? Chiaro. Perché sennò cosa succede? Lo prende Gabbia, se lo scambiano, Gabbia prende il taglio di questo e Tomori prende l'uomo di Gabbia. Però vai a fare le scalate, le famose scalate, che comunque sono sempre un pochino, poi in area di rigore, più che scalate di marca uomo, se no ti impicci. Però queste sono scemenze. Però guardate lì il Fortino. Il Fortino, ragazzi miei, sono 1, 2, 3, 4, 5 giocatori contro 3 del Liverpool. Adesso io chiedo a chi sta ascoltando, commentateci, ma voi vi ricordate una cosa del genere l'anno scorso? L'anno scorso stavamo sempre al contrario, erano 5 loro e 3 noi. Bene che andava. Dimmi se sbaglio. Eravamo al massimo quando andava bene in parità. Ma raramente, raramente, però va bene. Però quindi capite che cosa succede? Non è questione Allegri è più bravo di Fonseca o più bravo di questo o più bravo o meno bravo. Sono situazioni, io pure addirittura Gattuso, che non sono mai rimasto diciamo ad apprezzare il gioco di Gattuso, però rispetto a quel Montella che secondo me aveva perso le misure, noi già facciamo le stanze, Simo. Cioè Gattuso era meglio. Comunque la squadra era più solida, non vedevamo quelle situazioni terrificanti, e Bonaventura che faceva l'esterno il quinto, cioè mi ricordo una partita Bonaventura quinto, cioè ci vuole un fegato per mettere Bonaventura quinto, dai. Quindi semplicità. Quindi Allegri, quella era l'ultima slide, Simo? No, chiudiamo ecco, guarda, vedi qua. Scusa, rimetti quella prima. Sì. Guarda, vedi? Cosa succede in questo caso? Qua ti fanno la sovrapposizione, quella di cui è stata vittima Calabria, Walker, Emerson Royal, Teo Hernandez e chi più ne ha più ne metta. Qua lo prendi, guarda, parte quello per la sovrapposizione. Guarda qua. Vedi che parte? Cosa succede? Bartesaghi prende questo che è partito e Leao va su quello che c'ha la palla. Ok? Copertura di Ciao. Vedi che Leao dice a Bartesaghi vai su quello che è partito e questo lo prende lui. Quindi di fatto, giusto o sbagliato che sia, si poteva fare al contrario, si poteva fare... Poi quelle sono te lo stavo per chiedere in effetti. Sì, però Simo, ho capito, hai ragione. Giustamente io e te, staff, ragioneremo su sta cosa, no? Però l'importante intanto che tu sai che sei in parità. Sì, che c'è il 2 contro 2, poi come lo gestisci. Male che vada, tu stai addirittura in superiorità.
Poi chiaramente Simo ci sta a dire, ci sta per carità, dice ma era meglio questo, però vedi Bartesaghi è andato sull'inserimento, lo vedi? E Leao questo con la palla non ha potuto giocarla sull'inserimento, sulla sovrapposizione, scusa, ma anche se l'avesse giocata, questo dov'ha? C'ha Bartesaghi, c'ha Ciao, c'ha i centrocampisti, Ricci vicino, quello vicino, dov'ha? Quindi tu sei più solido. Quindi capisci che voglio dire, Simo, non ti sto mandando torto, cioè voglio dire, seppure là ci fosse un mezzo errore, no? Di interpretazione, ma sono errori che tu tamponi. Invece noi l'anno scorso cosa succedeva? Ti ricordi quando io dicevo sempre, ma noi dobbiamo ragionare che la palla la possiamo perdere? Ti ricordi quante volte io dicevo un buco, una zolla di terreno, un errore tecnico? Tu devi avere la copertura. Se tu non hai la copertura, io sbaglio come Dutu, no? Dutu ieri ha sbagliato. È scivolato. No? È scivolato. E poi succede. Adesso tutti è scarso, insomma, non lo sappiamo se è scarso, no? Non è che adesso uno vede 10 minuti un giocatore è scarso, bisogna vedere. Certo, lo vedi fa un errore del genere, un po' ti sconforta, però ti voglio dire, l'errore c'è. Allora, se l'errore c'è, fa parte del gioco. A questi livelli, parliamo di Serie A, perché si dice sei Serie A? Simo, sei un giornalista di Serie A, significa che sei al massimo livello. Al massimo livello devi ridurre gli errori. Perché? Perché se noi qua diciamo una parolaccia, ci scappa una parolaccia, non parola, però una parola così, magari su una rete europea mentre trasmettono la finale di Champions League, l'errore non ci sta, capisci? Cioè io e te non possiamo fare un errore di una parola un po' così, certo. Bisogna stare attenti. E lo stesso è la Serie A, non puoi fare errori, però l'errore può accadere. Cosa succede se accade? Accade che devi avere la copertura. Poi se ragioniamo sempre, e no, ma il Barcellona, Xavi, Iniesta, Messi, quello e quello ha fatto danni veramente. Quando uno dice il Barcellona, Guardiola ha fatto i danni, c'è un fondo di verità, no? Ma chiaramente nel mio caso non significa perché non sia un grande allenatore, perché quel Barcellona ha fatto i danni perché qualcuno ha pensato io lo mutuo, lo riprendo quel gioco e lo riporto nella mia squadra. In parte è quello che è successo ormai 30 anni fa con Sacchi. Ci furono quelli che cercavano di replicare Sacchi, eccetera. Poi non ce la fecero, ovviamente, perché non riesce a replicare. Poi è normale che serve il giocatore. E adesso vedremo pure quella cosa che ti ho preparato della Juve, no? Vabbè, andiamo subito, intanto. Qua per esempio Allegri, così chi ci ascolta si fa un'idea, giocava 4-3-3 in questo caso, 4-3-3. Vedi qua Alexandro è il terzino sinistro, Mandzukic è l'esterno sinistro, tra virgolette, Higuain, Khedira è la mezzala destra, ok? Poi c'è Douglas Costa come esterno di là, diciamo il Pulisic su mezzo della situazione, Alexandro sarebbe il Teo Hernandez, Mandzukic sarebbe il Leao, no? Naturalmente quando dite i sistemi di gioco è normale che Mandzukic che cosa faceva? Si accentrava, no? Perché non è Nala, quindi si accentrava, vedi Higuain, Mandzukic, diventava una specie di 4-2, no? Cioè praticamente la coppia di punte, è normale. Khedira era quel famoso centrocampista mezzala che si inseriva, che abbiamo detto che lui ha sempre voluto, il Flamini, no? E aiutami tu. E praticamente cosa succede? Però gli altri due centrocampisti, che sono Pjanic e Matuidi, vedi? Stanno in copertura, guardiamo le cose, perché quando dice il 4-3, ho capito 4-3, ma dipende quello che fa in campo. Questo alla fine è 4-2-3-1. Quando io dicevo sempre, guardate che 4-3 cambia tu, chi pensa che no, cambio il modulo e risolvo i problemi, non è quello, dipende quello che devi fare. Qua è tipo un 4-2-3-1, però al Milan Matuidi era Reinders, non stava qua. Nel Milan dell'anno scorso Matuidi stava vicino a Mandzukic, Pjanic stava da solo, mi segui? Douglas Costa stava vicino alla bandierina. Sì, era Pulisic. Capito? E naturalmente tu perdi la palla, sei morto. Quindi anche nel 4-3 vedete che Allegri, comunque qua con una qualità di giocatori
abbastanza elevata, quindi poteva rischiare un possesso in più, poteva dare più fiducia al fatto di non perdere facilmente la palla, no? Però le coperture ce l'ha, guardate Alexandro, guardate. Quindi andiamo avanti, cosa succede? Guardate, Matuidi qua fa l'inserimento al buio, quindi c'è quello stabile, era Khedira, però poi c'era l'inserimento anche a sorpresa al buio, no? Quindi qua la palla ce l'ha Lichtsteiner, che la darà a Douglas Costa, lì, dove sta scritto Enjoy. Douglas Costa, cosa succede? Guardate Alexandro. Guardate dove sta. C'è Alexandro. Come, Simo? È venuto dentro. Ho capito. È venuto dentro. Cioè, là noi, Teo Hernandez, così lo capiamo, non stava lì vicino all'arbitro. Teo Hernandez stava di là, a sinistra al profondo. Quindi tu avevi Teo Hernandez attacca, Renders attacca, quello attacca. Cosa succede? Come siamo belli. E come siamo belli, ma un colpo di testa difensivo rimette la palla dietro all'arbitro e qua non c'è nessuno. E c'era il famoso Pjanic, che è il famoso nostro Benazer, diciamo così. Fofana l'anno scorso. Fofana l'anno scorso, solo come un poverello che prendeva le imbucate. Calabria prendeva le imbucate e quello prendeva le imbucate. E non diamo sempre, capito? Io qua ancora insisto su sto fatto. Non diamo sempre la colpa ai giocatori. Cioè, se il sistema di gioco è sbandato, non funziona, il calciatore fa brutta figura, quindi dare dei giudizi su ecco perché ci sono dei calciatori che un anno fanno, sembra malissimo, no? Poi l'anno dopo vanno in un'altra squadra e fanno benissimo. Come si spiega? Sempre quello, mo che fa? Si è svegliato una mattina e è diventato Superman? No, perché viene utilizzato in maniera corretta. Quindi là la Juve, inserimento di Matuidi, poi naturalmente là c'è la qualità, Douglas Costa la metteva bene, Alexandro la metteva bene, Pjanic la metteva bene, è chiaro che poi serve pure la qualità, però poi il lancio di Douglas Costa, che poi fece gol Matuidi, ti ricordi, no? Su sta palla, fece il 3-0, c'è la copertura di Alexandro, quindi che succede? Se la palla viene respinta, Alexandro si era messo là, che comunque mette una toppa. Sì. E quello non è perché penso che venga dentro, che resti largo, tanto il pericolo è in mezzo, non è largo. Esatto. Può sempre arrivare. Certo. Ma poi puoi recuperare la palla per riandare in porta avversaria lì, no? Cioè, certo. Se tu là non hai nessuno, subito. Sì. La famosa seconda palla, se tu non hai i soldati posizionati in maniera strategica, la seconda palla non la prendi mai, e quando non la prendi mai l'avversario c'ha un vantaggio, no? Quindi cosa voglio dire con questo? Con queste differenze, eccetera. Prima di tutto l'importanza relativa del modulo, che è relativo. Perché ti ripeto, pure che domani Allegri fa 4-3, ma poi gioca Saelemaekers e ti va a fare il quinto alla Politano l'anno scorso, sì. E allora poi il nostro diventa difensore centrale, il nostro terzino che magari sarà un terzino centrale non proprio, capito? Per esempio Stupini. Peraltro qui abbiamo visto la Juve è andata a Madrid con Douglas Costa da un lato, Mandzukic dall'altro e Higuain, quindi non aveva neanche rinunciato, diciamo, ai giocatori offensivi, però li faceva muovere in maniera tale che non è che si erano sparsi per il campo o si facevano i fatti loro quando perdevano la palla, ma poi insomma lavoravano di conseguenza, cioè a quel punto ti puoi anche un po' permettere. Sì. E comunque una predilezione per la qualità ce l'ha messa, perché comunque tutti i giocatori che tira, cioè lui il piede lo guarda molto, la qualità tecnica, però sempre se fai anche la fase difensiva, perché se tu vieni qua che c'hai il piede buono ma vuoi fare solo le passeggiatine, adesso io mi dico, ma Leao nonostante non stesse facendo l'esterno, no? Perché quello che fa il quarto in fase difensiva a sinistra è Pulisic, ha fatto. Nonostante ciò, tu ogni azione difensiva lo vedi che sta corto a difendere. Adesso nell'azione che abbiamo visto era Okafor, perché era entrato Okafor nel frattempo. Sì. Però lui, Okafor c'era pure lui, hai visto? Teneva la squadra corta. È troppo? Intanto va bene.
Intanto va bene, perché non voglio vedere più sto Milan con ogni azione rischia di piglia gol, quelle figuracce, e poi diamo la colpa ai giocatori, no, ma se Cristao è scarso, Bottoni è scarso, ho capito, ma sarò pure scarso, però se mi arrivano in 2 in 3 è difficile, io non ho le coperture, non so cosa fare, quindi è importante questo qua, comunque avere. Noi abbiamo subito gli ultimi 20 minuti con Liverpool, lo sai perché? A parte erano entrati i ragazzini Comotto, tutti questi, no? Ma perché stavano tutti troppo bassi, cioè praticamente i centrocampisti si erano messi, aspetta che spengo, i centrocampisti si erano messi troppo bassi vicino ai difensori c'erano più le centrali. 2 linee, c'era una linea sola in pratica. Esatto. Quindi là davanti si dava molto spazio al Liverpool e ha dato l'impressione che poi ha fatto il gol 3-2 e poi abbiamo fatto il 4-2. Lì, ecco, se te li porti negli ultimi 16 metri, lì anche un rimpallo e prendi gol. Cioè, sì. Certo. Là bisogna essere un po' più coraggiosi centrocampisti, andare subito a disturbare chi c'ha la palla, no? Quindi quell'elastico, vado, torno, vado, rientro nella linea, vado, copro. Però nei 70 minuti l'avevano fatto bene, diciamo. Quindi io per il momento, da un punto di vista tattico, va bene. Sì, secondo me sì. Mister, siamo arrivati in chiusura, visto che questa puntata era, come detto, un po' più corta perché ci siamo visti anche 3 giorni fa, ci rivedremo per analizzare un po' quello che sarà il Milan, visto che, come detto, tra poco in realtà si torna a giocare. E quindi grazie ancora, mister, per essere stato qui. Grazie a te, grazie a tutti, anche ribadiamo ancora per diciamo il successo di pubblico della scorsa trasmissione, veramente una grande soddisfazione. Grazie ancora. Grazie anche a voi che ci avete seguito, quindi grazie insomma per questo sabato insieme a noi, ci ritroviamo domani come al solito e poi da lunedì con obbligo di riscatto i nostri soliti appuntamenti, anche se la radio non c'è in studio, ma continua ad andare avanti fino a tutto il mese di agosto. Grazie ancora e alla prossima. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.